Wake up, today's gonna be a good day. 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 Siamo stati a Maiorca e ci è piaciuta tantissimo. Ha un clima piacevole tutto l'anno, è un'isola abbastanza grande, ha una varietà di panorami, dal mare alla montagna alla città, dei colori bellissimi, una terra bella rossa e un mare cristallino. Quindi tornando a casa ci siamo continuati a chiedere ma come ci si vivrà, ci si starà bene, com'è la vita là, e quindi abbiamo deciso di portarvi in questa intervista l'esperienza di Luca, che è da ben 8 anni che vive là, ha famiglia, ha figli, quindi vi porterà anche l'esperienza di com'è la vita di famiglia a Maiorca. Lui l'ha definita la California d'Europa, infatti è una delle mete preferite dagli imprenditori sia per investimento che per aprire delle attività. L'aspettativa di vita è una tra le più alte d'Europa, infatti si parla di una qualità di vita molto buona e molto alta. Luca insieme ai suoi soci Sergio e Francesco hanno già da tanti anni un'attività che si chiama Vivere Maiorca, dove organizzano tour ed escursioni per vivere, diciamo, a voi turisti che volete andare a visitare l'isola un'esperienza autentica. Oltre a questo aiutano anche gli italiani a trasferirsi a Maiorca, quindi sia voi che siete interessati di visitare l'isola o vi interessa appunto trasferirvi, restate connessi e guardatevi tutta l'intervista perché sarà molto interessante. Io vi lascio l'intervista e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao Luca, come stai? Ciao Riccardo, tutto bene, grazie. Grazie per l'invito. Grazie a te, ti volevo appunto dare il benvenuto, dirti che è un piacere averti ospite qui con noi a Italian Globetrotters. Reciproco, piacere mio. Com'è lì a Maiorca? Si sta decisamente bene, anche lì penso che si stiano alzando un po' le temperature, no? Sì, anche qui si sta bene. Bene, allora io ho tante domande per te per sapere appunto come si vive lì, perché siamo curiosi noi, come lo sono tante persone che ci seguono, che ce l'hanno anche chiesto. Però prima di farti le domande, ecco, presentati un po' e dici un po' di te, da dove vieni e come mai, ecco, sei andato a vivere lì a Maiorca. Allora, io vengo dalla profonda Emilia, forse ho un po' perso l'inflessione stando da tanto tempo qui, dalla provincia di Modena, e sono a Maiorca da quasi 8 anni, parecchio tempo diciamo. Parecchio, Diciamo che insomma la scelta di venire a Maiorca l'ho fatta insieme alla mia famiglia, a mia moglie, a mio figlio, e ci siamo spostati, ecco, da dove vivevamo. Quello che ti posso dire è che molto spesso tutti mi dicono che ci vuole un gran coraggio a fare questo passo, magari anche con un bimbo piccolo. Il mio aveva 9 mesi quando siamo arrivati qua. Devo dirti però che in verità è stata proprio la molla che ci ha fatto propendere per una scelta diversa. Insomma, chiaramente quando ti nasce un figlio cambiano un pochino le prospettive, e anche quando si è intorno ai 30-32 anni è il momento dei primi bilanci, no? Quindi sento molti che fanno questo cambiamento in quell'età. Sì, vedi, per te è stata una molla, per tanti magari è un freno, dipende tutto uno da come vede, no, queste cose, un figlio come può essere anche altre cose, no? Te l'hai vista in questo senso qui positivo, per tanti sarebbe stato un freno di dire no, ora ho un figlio, non mi posso muovere. Dipende un pochino quali sono le priorità della propria vita, fortunatamente siamo tutti diversi, quindi insomma ognuno poi, no, prende la sua strada. Sì. E te ora che lavoro fai lì a Maiorca? Io adesso insieme ai miei due, diciamo, compagni di avventure abbiamo un'attività via Maiorca, questo è il 3° anno. Vivere Maiorca, che è appunto il nome della nostra impresa, è un'attività che opera nel turismo e non solo, abbraccia vari settori. Chiaramente non è stato il primo, diciamo, impiego, la prima occupazione che io ho avuto qui sull'isola, è stato un percorso naturale che mi ha portato e ci ha portato, insomma, a unire le forze. Molto spesso si tende ad andare da soli, no? E invece abbiamo unito le forze e grazie a questo, insomma, abbiamo creato questa bella realtà. Bene, ora dopo avrò proprio una domanda specifica sulla tua attività, perché insomma so che date tanti servizi alle persone, sia che
si vogliono trasferire, che vogliono avere informazioni, quindi ho proprio una domanda specifica per te. Siamo solo in tre, ma facciamo tante cose. Fate tanto, eh. Volevo collegarmi a questa cosa del lavoro chiedendoti, per quanto riguarda il lavoro, com'è la situazione lavorativa lì? Cioè, nel senso, se uno vuole trovare un lavoro lì da dipendente, il lavoro c'è, si guadagna bene? Ti dico, guarda, il lavoro a Maiorca penso sia l'ultimo dei problemi, nel senso che il mercato del lavoro è molto flessibile, è una delle regioni spagnole, no? Delle comunità autonome spagnole col più basso tasso di disoccupazione. Certo è che a seconda appunto del settore dove uno opera, lo stipendio può essere proporzionalmente buono, come no, ecco, rispetto al costo della vita, quindi bisogna capire effettivamente dove andare a parare. Sicuramente chi viene a Maiorca trova lavoro facilmente, c'è una domanda altissima, no, da questo punto di vista, anzi forse c'è il problema opposto nella stagione, che poi qui è lunghissima, perché immagina che dura da marzo a novembre la stagione qui, molte volte c'è mancanza insomma di manodopera e quindi insomma questo sicuramente è un buon segnale qui sull'isola. Non è certo questa la difficoltà, ecco. Si trova magari nel settore del turismo? Guarda, nel 2022 sono stati stipulati circa 21.000 contratti solo nel settore del turismo e della ristorazione, diciamo così, no? È Sì. tutto un insieme. Però qui a Maiorca ci sono anche dei settori o delle possibilità lavorative che molto spesso da turista oppure appunto da persona che non vive qua non ci si rende conto, insomma, di altre opportunità che ci sono. Per farti qualche esempio, Maiorca è uno dei luoghi in Europa dove si sta sviluppando di più l'industria del cinema, è uno dei luoghi in Europa dopo Berlino, dopo Barcellona, dove comunque si creano start-up e c'è un parco tecnologico dove ci sono tantissime imprese e quindi vengono qui anche ingegneri informatici, analisti di dati, quindi insomma è una realtà variegata anche se l'economia principale rimane chiaramente quella del turismo. E se invece uno volesse aprire un'attività in proprio, visto che anche voi avete un'attività in proprio, è abbastanza semplice oppure ci sono un po' di restrizioni o è complicato come qui in Italia? Guarda, diciamo che le restrizioni che uno può trovare magari sono legate più alla normativa di settore, no? Non tanto legate all'avvio di un'attività. Ecco, a Mm. seconda del settore in cui uno chiaramente vuole andare, no, ad avviare la propria attività, ci possono essere magari alcune limitazioni. Diciamo che la burocrazia, così come l'apertura di un'attività, di una partita IVA, di una società, è tutto abbastanza rapido, i costi Mm. di gestione sono inferiori a quelli che noi abbiamo in Italia, dal notaio al commercialista. E la cosa positiva è che qui in Spagna, nei primi 2 anni, ecco, di attività, per esempio un SRL, che qui si Mhm. chiama SL, ci hanno tolto una R, i primi 2 anni, ad esempio, ha un'aliquota agevolata del 15% come reddito d'impresa, no? Come Mhm. tassazione. È chiaro che i primi 2 anni tu sai bene che sono i più delicati, no, per Eh. un'attività e molto spesso, no, nella fase dell'avviamento questo magari ti può aiutare, insomma, quantomeno a saltarci fuori, ecco. Cosa che magari in Italia siamo un pochino meno spinti, no? Un pochino meno aiutati, soprattutto Sì. all'inizio. All'inizio qui subito doppia tassazione anticipata. Anche a livello di, ad esempio, contributi previdenziali, ecco, chi si apre una partita IVA, comunque nei primi 2 anni i contributi, insomma, non sono quelli che versiamo in Italia, quindi Ecco. quantomeno risulta tutto un pochino più facile. Tra l'altro Maiorca è una delle regioni, una delle comunità autonome con più partite IVA in Spagna. È tutta una realtà a parte anche rispetto alla Spagna, no? Penso. Diciamo, gli spagnoli non considerano Maiorca, gli spagnoli della penisola non considerano Maiorca o comunque le isole Baleari come Spagna, ecco, è un po' un Ah, mondo a parte. ecco, ecco. La Spagna è molto frammentata, per così dire, cioè ogni regione, ogni comunità autonoma è come fosse una nostra regione a statuto speciale, quindi Mhm. anche a livello normativo c'è molta, insomma, incidenza, no, della comunità autonoma. E come tassazione, passati questi primi 2 anni, diciamo, un po' agevolati, lì comunque le tasse sono più basse rispetto a qua? Quanto si paga lì circa? E un SRL, dopo i primi 2 anni, la tassazione passa al 25%, poi ci sono in ballo comunque delle riforme fiscali che vogliono abbassarla al 23%. Questa è sostanzialmente la situazione.
Sicuramente, ecco, non è una meta che ti permette un risparmio fiscale come tante altre, no? Adesso va di moda Dubai piuttosto che altre mete. Ecco, nessuno, diciamo, che viene a Maiorca per un risparmio fiscale, non è invasa dai pensionati che magari, no, si dirigevano, perché adesso anche in Portogallo è cambiata la cosa. Sì. Non siamo a quei livelli lì. Diciamo che chi viene a Maiorca lo fa per vivere bene, innanzitutto, e magari per realizzare il proprio sogno, il proprio progetto. Ecco, io vedo Maiorca un po' come la California dell'Europa, se posso permettere. La California dell'Europa, allora ora tutti verranno lì. Chiaramente ci sono anche i suoi contro. Il Certo. fatto che a Maiorca ci sia un così alto numero di partite IVA è indicativo, perché a volte lo stipendio da dipendente non ti basta. Quindi o uno fa il salto e fa il botto, oppure rischia di non rimanerci qui. Perché per arrivare siamo tutti capaci, la cosa difficile è rimanerci e rimanerci per lungo tempo. Che poi insomma alla fine uno se viene lì fa un trasloco, fa un trasferimento, insomma un po' tutto complicato, è chiaro che viene lì per cercare di rimanere, no? Quindi bisogna sempre stare attenti a fare il salto, no? Prendere tutte le informazioni giuste, essere convinti, avere un po' di coraggio, ma insomma l'idea penso sia quella di rimanerci quando uno viene. Sai, dipende anche dall'età, no, in cui uno affronta il trasferimento. Magari ci sono tanti ragazzi giovani che vengono qui per fare un'esperienza all'estero, per fare magari la stagione, senza avere un obiettivo più a lungo termine. È chiaro che se viene una famiglia oppure delle persone che vogliono appunto avviare un'attività, è chiaro che l'obiettivo appunto è quello di rimanerci qua. Certo. Allora mi collego a questa domanda perché ti volevo chiedere della qualità della vita, com'è lì, e dalla qualità della vita chiederti del costo della vita, perché chiaramente poi si rapporta a quello che uno guadagna, a tutto quello che si è detto fino ad ora. Lì com'è? Si sta bene? Come qualità della vita è alta? Sai, ognuno ha la sua definizione, no, di qualità della vita. Per me la qualità della vita era vivere in un ambiente che mi permettesse di stare a contatto comunque con la natura. La priorità era quella di dare la possibilità a mio figlio magari di avere più prospettive in futuro. Quindi per me già questa è qualità della vita. Per altri magari la definizione cambia un po'. A livello generale la qualità della vita qui è sicuramente molto alta. Dipende sempre poi, sai, uno da dove viene, no? Il costo della vita è quello di una media città italiana, dove chiaramente gli affitti rappresentano una parte importante, no, del costo mensile che una famiglia può, ad esempio, sostenere. Ci sono alcune cose che qui costano meno rispetto all'Italia, costa meno l'assicurazione dell'auto, ad esempio, costa meno un'assicurazione sanitaria. Puoi ancora andare a fare la spesa, a comprare la frutta e la verdura nei mercati e comunque trovare, no, il prodotto del contadino a buon prezzo. Ci sono delle cose magari che costano di più perché ad esempio siamo su un'isola, quindi anche solo una connessione internet, ecco. Diciamo che facendo un bilancio è un pari e patta rispetto all'Italia, non si discosta molto. Se uno viene da un piccolo paese di provincia in Italia è chiaro che qui costa di più, però ecco, a Padova gli affitti costano come qui. Farti un esempio. In euro quanto sono gli affitti medi lì? Diciamo che attualmente un appartamento, ecco, con 2 camere, perché appunto si ha una famiglia o perché si vuole ospitare gli amici che vengono a trovarti, si fa fatica a trovare qualcosa sotto i 1.000 euro. Ma te parli di Palma, della città o anche fuori? Parlo in generale perché comunque non c'è tanta differenza, sai, molti credono che nei piccoli paesini magari si possa trovare qualcosa a meno che non sei sperduto, ecco, nel mezzo dell'isola dove poi non hai servizi, dove magari effettivamente qualcosa meno riesci a trovare. Considera che comunque i piccoli comuni, no, che circondano Palma sono tutti comuni molto ricchi e di conseguenza a volte capita che l'affitto costi di più fuori che a Palma città, dipende dove uno va. Però diciamo che ecco, trovare qualcosa sotto i 1.000 euro fai fatica. Chiaro che se prendi un monolocale, no, che qui si chiama Estudio, sono un pochino anche più piccoli dei nostri a cui siamo abituati in Italia, 600-700 euro, anche di più li spendi. Quindi sicuramente è più difficile per chi viene qua da solo e ha un solo reddito, dipende però appunto uno di che cosa si occupa e che cosa fa. Io ti posso dire che 8 anni fa il primo contratto di affitto che abbiamo firmato era di 620 euro al mese. Quindi anche per comprare una casa l'incidenza
all'incirca i prezzi sono tipo qua, E per comprare una casa, sì, anche di perché più. per trovare una casa che non devi rimettere a posto da zero, diciamo che fai fatica a trovare qualcosa sotto i 300.000 euro, a meno che appunto uno non si prenda il piccolo monolocale. Quello che ti posso dire è che in generale, ecco, la qualità delle costruzioni è abbastanza bassa qui a Mm. Maiorca ed è anche il motivo per cui sono arrivate ultimamente tante imprese edili dall'Italia, proprio per colmare, no? Questo vuoto, questa lacuna. Anche le bollette, bene o male, costano come qua o sono più basse? Forse leggermente basse, certo è tutto favorito anche dal clima, dalla Eh, luce naturale che hai, dai giorni di sole, dal eh. fatto che comunque d'inverno magari il riscaldamento non lo accendi, quindi i consumi magari sono anche un po' più bassi, ecco, rispetto a dove vivevo io. E per quanto riguarda il cibo, si mangia bene lì? C'è scelta da italiano, sai, lo chiedo perché noi siamo abituati troppo bene e quindi dovunque si va, insomma, qualcosa c'è da ridire sempre. Siamo in un contesto internazionale, no? Quindi si trova chiaramente di tutto. Diciamo che il cibo maiorchino è il cibo di un'isola, spesso si crede che sia più cucina di mare, invece è un po' come accade in Sardegna, no? Dove Mhm. hai molta cucina di terra. Le preparazioni sono semplici. Noi italiani siamo abituati bene, no? In un certo modo. Lo spagnolo va e il maiorchino va a tavola con un senso diverso rispetto a quello con cui andiamo noi. Noi molto spesso italiani ci troviamo a tavola, no? Con gli amici a parlare di quello che stiamo mangiando. Lo spagnolo va a cena per stare insieme con gli amici. L'importante è che quello che mangi sia saporito, sabroso, come dico. E poi ti volevo chiedere che prima mi avevi parlato dei pensionati, no? Te lo consiglieresti? Non ci sono agevolazioni particolari come magari ci sono in altri paesi lì? Diciamo che ci può essere un piccolo risparmio fiscale, però non è quello la discriminante per cui un pensionato viene qua. Un Eh. pensionato viene qua perché comunque il sistema sanitario regge, perché appunto è un'isola che ha dei servizi, è un'ora e un quarto di volo dall'Italia, quindi anche la prossimità è importante da considerare e quindi il pensionato che viene qua appunto lo fa per altri motivi legati, come dicevi tu prima, alla qualità della vita più che al risparmio fiscale che seppur piccolo magari ci può anche essere. Ma te lo consiglieresti alle persone pensionate di venire lì? Certamente, Sì. assolutamente sì. È chiaro che io vedo quali sono le destinazioni generalmente, no, che ai pensionati interessano di più. La Bulgaria, Cipro, il Portogallo sono scelte che uno fa appunto per avere un risparmio fiscale. Ecco, Eh. se togliamo questo aspetto qui, certo, io consiglio Maiorca a tutti, ecco. Ce ne sono tanti lì di pensionati italiani, ne hai visti parecchi? Non esageratamente, ecco, la Ok. comunità italiana è molto presente qui, siamo numerosi, devo dire che ci sono più pizzerie che pensionati, ecco. Ah, ecco. Diciamo che ogni anno cambiano le cifre e ogni statistica dà delle cifre diverse perché poi c'è chi è domiciliato, chi è iscritto all'AIRE, chi non è iscritto all'AIRE, quindi Eh, non si sa bene quanti siamo, diciamo che siamo tra i 20 e i 30.000 nell'arcipelago, ecco. non pochi. E ora passiamo alla domanda che ti dicevo prima del vostro lavoro e di cosa vi occupate. Così te ora ce ne parli un pochino perché si potrebbe aiutare anche tante persone che magari vogliono più informazioni o vogliono sapere come trasferirsi lì e visto che poi voi siete anche gli esperti, no, di Maiorca e aiutate anche le persone a trasferirsi lì, ti volevo chiedere come si fa per trasferirsi, quali sono i passi da fare, gli errori da evitare. Guarda, io i due errori più comuni che vedo, no, nelle persone che vogliono trasferirsi sono il primo è quello di non considerare molto bene quelli che sono i costi effettivi poi del trasferimento. Il trasferimento io lo vedo come aprirsi un'azienda, no? Devi avere sotto controllo i tuoi costi e sapere quali sono i tuoi costi imprevisti che tu puoi Eh, avere. Perché dico questo? Perché questo ti permette di sapere qual è il tuo cuscinetto, quanto tempo tu puoi rimanere a Maiorca senza lavorare. Questo è il primo passaggio da fare. Il secondo passaggio da fare ed errore che io vedo compiere è il fatto che quando uno si trasferisce è sempre proiettato verso il futuro. Giustamente, molto spesso a volte ci si dimentica quello che si lascia a casa. eh. Uno può trasferirsi appunto e lasciare anche solo delle bollette intestate, una macchina, un motorino, un conto corrente, delle rendite finanziarie. Quando c'è un trasferimento e soprattutto nel primo periodo, no? Nel passaggio in cui effettivamente uno si
sta trasferendo, non è che sia da un giorno all'altro, no? È un passaggio graduale. Molto spesso bisogna capire che ogni cosa che tu fai o che tu hai in Spagna e in Italia ha chiaramente un'incidenza nei confronti dell'altro paese, fino a la situazione non si è definita. Questi sono gli errori più comuni. Diciamo che bisogna avere un metodo e bisogna calare questo metodo nel contesto in cui uno si trova. Sicuramente io vedo persone o famiglie che magari devono iscrivere i figli a scuola a settembre e quindi si trasferiscono quando magari il figlio ha finito l'anno scolastico in Italia, quindi nel periodo estivo. Certo è che queste persone trovano molto più difficoltà perché gli appuntamenti per la burocrazia non ci sono, non si trovano, che qua arrivano appunto migliaia di lavoratori e quindi si intasa tutto e questo ti mette in difficoltà rispetto invece ad un trasferimento che avviene magari nel periodo autunnale, invernale, considerato poi che qui a febbraio-marzo cominciano i primi colloqui e quindi è il momento in cui effettivamente uno ha anche più possibilità di non solo trovare l'appuntamento per fare la burocrazia, ma anche effettivamente di trovare lavoro. Questi sono consigli molto utili, eh. Di cosa vi occupate, diciamo, oltre a aiutare anche a trasferirsi? E diciamo che Vivere Maiorca è una società che abbraccia appunto il turismo e quindi realizziamo, non io, ma il mio collega Sergio, escursioni a piedi, perché diciamo che siccome noi viviamo qui, abbiamo l'obiettivo con questo nostro progetto, con questa nostra impresa, di far vivere questo luogo come lo viviamo noi e allo stesso tempo dare qualcosa indietro all'isola che ci ospita. E questo dare qualcosa indietro significa promuovere una forma di turismo più sostenibile e diversa rispetto al turismo massivo di cui tanto si sta parlando ultimamente, anche su Maiorca. Quindi c'è la parte escursionistica, chiamiamola così, e c'è una parte legata ai servizi. Attraverso il nostro sito si può noleggiare un'imbarcazione, si può noleggiare un'auto, si può prenotare un'esperienza a cavallo, un'immersione, tutto quello che uno può desiderare di fare qui lo può fare attraverso di noi. Poi noi lasceremo comunque in descrizione i vostri contatti, li faremo passare durante l'intervista. Comunque è Vivere Maiorca, sia il profilo che il sito. Esattamente. E poi chiaramente oltre a Sergio, no, che è il nostro tour leader, c'è Francesco che è la faccia di Vivere Maiorca, quella che si vede un po' anche sui social e lui, diciamo, si occupa appunto di questo. È colui che aprì il blog. Vivere Maiorca nasce dalla fusione di due progetti diversi. Prima ti parlavo che abbiamo unito le forze. Io e Sergio ci siamo conosciuti sul luogo di lavoro, lavoravamo qui nella stessa azienda, abbiamo aperto un'associazione di trekking perché era la nostra passione e lo facevamo il sabato e la domenica. Dopodiché è arrivato il Covid e siamo una delle realtà che il Covid forse ha spinto un po' perché lavorando a contatto con la natura le persone hanno un po' riscoperto, no? Questo tipo di attività e quindi da lì dopo abbiamo appunto unito le forze con Francesco che aveva questo blog che adesso è diventato il nostro sito in tutto e per tutto. Che poi lì di escursioni c'è da farne, eh. Cioè, con la natura voglia te. La cosa più bella di Maiorca è la sua varietà paesaggistica, in ogni zona cambia, ci sono centinaia di sentieri, migliaia di grotte e non basta forse una vita per scoprire tutti i luoghi che ci sono. Facciamogli un saluto allora a Sergio e Francesco. Li saluto anch'io, loro saranno contenti perché io faccio il lavoro un pochino più di back office, ecco, rispetto a loro e quindi non sono sempre visibile e oggi mi prendo il mio momento di gloria anch'io. Bene. Oggi ti posso dire che il sito Vivere Maiorca sfiora i 500.000 accessi all'anno. Siamo orgogliosi che in 3 anni su più di 1.000 imprese che fanno il nostro mestiere a Maiorca siamo decisamente tra le prime 4 o 5 e quindi questo significa che abbiamo colto nel segno, ecco. Confermo, perché anche io vi ho conosciuto tramite il vostro sito e venendo lì a Maiorca, grazie proprio a voi, che è proprio un sito fatto benissimo, si riesce bene a avere le informazioni che uno vuol sapere di base, insomma, sia per i ristoranti, sia per noleggiare la macchina, per andare a vedere i posti, perché anche noi avevamo pochi giorni. Abbiamo immaginato, ecco, l'esperienza dell'utente sul sito in 3 livelli, cioè il primo livello è appunto la persona che magari deve decidere dove andare in viaggio e
E quindi ci è capitato che molte persone decidessero di venire a Maiorca perché trovavano appunto il nostro sito. Siccome non è un sito solo dove si vendono prodotti o servizi, c'è certo. anche un blog, ci Mhm. sono centinaia di articoli, chiaramente uno può sfruttarli per cominciare ad avere un'idea. Dopodiché ci sono le persone che vogliono andare oltre e quindi vogliono costruire magari, no, il proprio viaggio su misura per loro, e quindi c'è un servizio di itinerario su misura, un servizio di travel design, dove le persone possono avere proprio una consulenza un pochino più specifica. Ci sono tante guide che abbiamo scritto, le guide sui ristoranti, la guida per le famiglie, la guida sui sentieri, la guida delle spiagge, quindi prodotti digitali che uno può scaricare. E poi c'è chi, dopo tutta questa esperienza, decide infine di venire in escursione con noi, che io credo sia, no, la ciliegina Sì, sulla torta. Ecco. E poi anche uno comunque che si vuole trasferire lì, se vuol sapere un po' tutte le informazioni anche burocratiche, voi fate anche questo tipo di servizio. Noi scriviamo delle guide al trasferimento, oppure ci sono appunto famiglie o persone che decidono, ad esempio, di passare una giornata con me e di fare una sorta di consulenza itinerante sull'isola. Ah, ok. Le persone di solito, invece che stare qui e fare il viaggio esplorativo di 15 giorni spendendo un sacco di soldi, magari vengono qui 3-4 giorni, un giorno lo passano con me e riescono a ottimizzare tempo, denaro e informazioni. Il feedback che ricevo più spesso quando accompagno le persone qui su Maiorca è il fatto che appunto è risparmio di tempo. Mi dicono: Luca, io ci avrei messo mesi, invece ci abbiamo messo 6, 7, 8 ore, e quindi questo è importante. Diciamo che io ho sfruttato un pochino quello che facevo in Italia, ecco, il mio background, e l'ho messo a disposizione di Vivere Maiorca. Io facevo, diciamo, un lavoro un pochino diverso rispetto a quello che faccio adesso, comunque legato alle norme, legato alle leggi, legato alla fiscalità, e quindi ho trasportato queste mie conoscenze su Vivere Maiorca. Il vantaggio di avere l'esperto sul posto è questo, poi alla fine. Risparmi tempo e cerchi di non fare errori alla fine. Un altro degli errori più comuni è quello che molto spesso le persone non considerano comunque che si stanno trasferendo in un paese comunque latino, dove le norme non sempre vengono applicate in maniera uniforme. I criteri per domiciliarsi a Maiorca variano di comune in comune. Ci sono i comuni più piccolini, che sono quelli più ricchi, che ti possono complicare la vita. Quindi molto spesso ci sono delle famiglie magari o delle persone che firmano dei contratti di affitto e poi dopo si recano in comune e non hanno i requisiti per domiciliarsi, e lì si blocca tutto. Hai fatto bene a dirlo questo, perché almeno chi sentirà queste cose ci penserà bene. E visto che te hai famiglia, Maiorca la consiglieresti a chi ha famiglia e figli, anche come, non so, mi viene in mente scuole, sanità, anche se poi ne parleremo dopo, cioè si sta tranquilli, ecco, con figli anche piccoli, come hai detto te. Guarda, molto spesso le persone che si trasferiscono con figli riguardo proprio alla scuola non considerano il fatto che nelle scuole pubbliche gli insegnamenti sono in catalano e non in castigliano, quindi in spagnolo. Questo non è un fattore da poco, perché qui a Maiorca il catalano è la lingua veicolare, no? Il catalano poi nella sua versione dialettale, quindi il maiorchino, che è Cavolo. leggermente differente, e quindi questo è un fattore, insomma, appunto da tenere in considerazione. Ti posso dire che gli studenti delle isole Baleari è da 10 anni che sono i peggiori come valutazione finale, no? Con cui escono dall'esame di maturità, dal nostro corrispettivo, no? Esame di maturità. Sono quelli che escono con i voti peggiori di tutti. Ora, le cause possono essere tante, no? Il fatto che magari il mare distraga un po', Direi. oppure anche quello che comunque, limitando l'insegnamento al catalano, non ci sono poi così tanti professori che parlino catalano, no? Quindi fai più fatica a trovare le eccellenze. Però ti devo dire che io ho l'esempio di mio figlio che comunque frequenta la primaria, che sarebbero le nostre elementari, no? Lui deve andare in quarta elementare il prossimo anno. Ci sono degli aspetti invece che a me piacciono molto delle scuole qui, ad esempio i progetti interclasse, che appunto è una cosa che limita molto, ad esempio, il bullismo, perché i bambini sono abituati a stare e a fare progetti con appunto bambini di tutte le età, con i più grandi, ma anche con i più piccoli. E questo è una cosa che, ad esempio, apprezzo molto.
Io vivo in un piccolo paesino in montagna dove è chiaro che è un paesino di 2000-2500 abitanti, no? È un paesino comunque ricco e i servizi sono buoni e quindi è diverso rispetto a che andare a una scuola a Palma, no? O vivere in un quartiere di Palma dove ad esempio hai 30.000 persone nel quartiere. Quindi anche lì ognuno ha la sua storia e la sua verità, ecco. Comunque lo consiglieresti te alle famiglie, a chi ha figli e tutto? Com'è far crescere un figlio su un'isola, col mare, con quel clima? Allora, intanto i bimbi non si ammalano Eh, perché comunque la maggior parte del tempo la passano fuori e eh. questo è già un fattore positivo. E d'altra parte, diciamo, al di là dell'eccellenza scolastica che puoi trovare o meno, però mio figlio è trilingue, perfettamente trilingue, quindi parla italiano, spagnolo e catalano indifferentemente, quindi è un'opportunità che tu dai comunque a tuo figlio. Una volta che appunto tuo figlio esce fuori, ecco, da Maiorca avrà un bagaglio da potersi spendere. Eh sì, questo è un bel vantaggio, hai fatto bene a dirlo perché magari uno non ci pensa a queste cose qui, ma un figlio che comunque nasce lì o comunque anche in altri paesi, ce ne sono tanti paesi interessanti all'estero, è più avvantaggiato, è più avanti, no? È più anche come mentalità. Sì, diciamo che ha degli schemi mentali Eh, magari diversi, no? E anche nell'imparare nuove lingue farà sicuramente meno fatica di quello che facciamo noi vecchietti, ecco. bravo. E ora ti voglio chiedere del clima, visto che si diceva che i figli stanno sempre all'aria aperta, che il clima è bello. Lì com'è? Ci hai già detto che da marzo a novembre, no? C'è la stagione, comunque il tempo è buono e tutto. Ma fa caldo anche d'estate lì? E d'estate fa caldo e in alcuni momenti fa troppo caldo come Eh. ovunque, no? Io il mese che preferisco a livello di clima è dicembre perché è un mese dove tu hai 20, 21, 22 gradi, non c'è vento, calma piatta, cielo e aria pulitissima e quindi è il mese che preferisco. Maiorca poi è un'isola che si vive tutto l'anno e quindi ogni stagione che tu vieni a Maiorca fai sostanzialmente un viaggio diverso. Anche chi viene a gennaio, ad esempio, o per Capodanno, molto spesso noi magari a Capodanno scegliamo altre mete, però a gennaio qui ci sono tutte le feste popolari, è bellissimo partecipare. In autunno e primavera si fa trekking, si fa la traversata della Serra de Tramontana, qui ci sono le montagne che arrivano quasi a 1500 metri. Quindi ogni stagione ti regala un'esperienza diversa a Maiorca. Chiaramente noi italiani ancora veniamo nei mesi di luglio e agosto principalmente, ma ci piace pensare anche grazie a noi che gli italiani piano piano stanno cominciando a scoprire anche Maiorca da un altro punto di vista, cosa che invece gli altri mercati hanno già fatto, no? I tedeschi, il mercato nord europeo e adesso gli americani, perché adesso a Maiorca sono arrivati gli americani perché hanno comunque fatto dei voli anche diretti Palma-New York, prossimamente Palma-Miami, quindi Arriveranno. con gli americani diciamo che i tedeschi, gli svedesi sono passati in secondo piano perché comunque quando arrivano gli americani sappiamo bene. Infatti lì insomma è anche un bel aeroporto, da quello si vede che è ricco il paese e che ce ne sono tanti di voli, perché per un'isola così è un bel aeroporto, eh. Molto spesso chi viene a Maiorca pensa no, all'idea dell'isola, no? Al concetto dell'isola e quindi fa un po' fatica a immaginare certe situazioni. Se ai tuoi iscritti, insomma, diciamo che a Maiorca girano i droni per fare le multe, magari qualcuno rimane sorpreso, però effettivamente è così. Ah sì, cavolo, allora diciamolo. Senti te questo, non lo sapevo. E che temperature può raggiungere d'estate e anche d'inverno? Insomma, un po' freddo, oppure no? Guarda, d'inverno a Palma fai fatica a scendere sotto i 15 gradi, ecco. Diciamo che l'inverno dura effettivamente un paio di settimane, dai. Poi io vivo, come ti dicevo, un po' più su, un po' più in montagna e ad esempio l'anno scorso è venuta una nevicata fortissima e su nelle cime più alte sono venuti 3,5 metri di neve. E c'è stato anche chi ha fatto snowboard o ciaspolate in mezzo alla neve come fosse in Trentino, però vedendo il mare, ecco. Quindi Bello. siamo comunque no, alla latitudine del nostro sud Italia. Diciamo che il clima non si discosta tanto dal clima che tu puoi trovare magari in Sicilia, cioè quando magari in Sicilia a novembre trovi la bella giornata di sole e la gente che fa il bagno, c'è anche qui, ecco. E come paese attento all'ambiente, nonostante sia comunque un'isola, cioè stanno attenti a queste cose qui, sono avanti. Guarda, sul tema dell'ambiente trovo che sia un tema molto spesso strumentalizzato, soprattutto quando si avvicinano magari le elezioni, sai, sono argomenti da potersi giocare, no? E Caldi. quindi io posso dire che l'attenzione all'ambiente sì,
c'è una legge, si chiama Ley de Costa, che appunto preserva e tende a preservare tutto il litorale. Hanno ampliato ad esempio il Parco Naturale del Levante, la sua estensione di tantissimo, e questo chiaramente permette di tutelare, no, un certo tipo di zone. Poi però quando c'è da costruire l'hotel sopra il tetto di una grotta, allora magari ci si scorda un po' dell'ambiente, Via. no? E quindi insomma, come sempre, il denaro, no, la fa da padrone, anche se ci sono tante realtà che si muovono e si propongono a favore dell'ambiente. Tu pensa che vicino ad Alcudia, che è uno dei borghi insomma principali, c'è l'Alcanada, dove c'è la vecchia centrale elettrica, no, che dava la luce all'isola tanto tempo fa, che probabilmente sarà riconvertita nel centro di decarbonizzazione del Mediterraneo più importante in Europa. Quindi ci sono da una parte dei progetti che vanno verso questo, come ad esempio la riconversione dei mulini. Io non so se tu, quando sei stato qui, sei passato vicino all'aeroporto, ci sono tanti Sì, ho visto. mulini. Non so se hai visto un mulino con sopra il simbolo dell'Audi. C'è stato questo accordo fra Audi Sì, è e vero. mulini, per cui Audi fornisce i suoi generatori e i mulini possono produrre energia, e quindi ci sono delle belle strade, no, che si stanno intraprendendo, ecco. Bene, dai, meno male. Anche come raccolta differenziata, lì la fate? La facciamo, e addirittura noi nel nostro paesino ci vengono a fare i controlli a sorpresa in Ah, casa, ci bussano a sorpresa, entrano dentro, aprono i sacchi del patrume e se l'abbiamo fatta bene ci fanno uno sconto. bravi, cavolo, questa è una bella iniziativa. Chiaramente su un paesino così piccolo è più facile gestirlo rispetto a magari realtà più grosse, ecco. Però insomma, potrebbe essere una bella idea anche per qua quella, perché almeno uno è incentivato a far bene, no? Sì, quantomeno Eh. sì. E senti, i maiorchini come sono? Sono come gli spagnoli? Sono diversi dagli spagnoli? E noi abbiamo, no, lo stereotipo dello spagnolo molto aperto, solare, un po' l'andaluso, no? Sì. Ecco, i maiorchini sono tutto il contrario. Diciamo che ci sono delle ragioni, ecco, per cui intanto siamo su un'isola, quindi la chiusura, se vuoi, è dovuta anche, no, alla posizione geografica. Poi Maiorca considera è sempre stata un'isola di passaggio, e quindi i maiorchini che costruiscono i loro legami fin dall'infanzia, è chiaro che fanno fatica, no, con uno straniero, l'ennesimo straniero, che magari dopo 3 anni se ne va a così approfondire il rapporto, la conoscenza, no? Dall'altro lato i maiorchini hanno anche paura di perdere la loro identità. Siamo su un'isola dove chiaramente oltre al turismo c'è anche una forte immigrazione, cioè le due cose vanno di pari passo. Più turismo, più lavoro, più immigrazione. Siamo arrivati a un punto in cui gli stranieri e i maiorchini sono allo stesso numero, Ecco. e quindi è chiaro che bisogna anche mettersi un pochino nei loro panni. Infatti questa cosa io l'ho notata, sia io che mia moglie, molto forte. Cioè io maiorchini non so alla fine con quanti avrò parlato o quanti ne avrò conosciuti, perché la maggior parte erano stranieri, soprattutto tedeschi. Quindi mi chiedo da persona del posto, da maiorchino, come la pensano loro su questa cosa qui. Come mai poi ci sono così tanti tedeschi là? È una ragione anche storica, nel senso che il primo promotore del turismo a Maiorca fu un Asburgo, l'arciduca Luigi Salvatore, per un nobile un pochino ribelle, no? Uno studioso che scrisse questo trattato, che è un pochino la Bibbia, ecco, per chi studia a Maiorca, si chiama Die Balearen, ed è un testo che racconta tutto di Maiorca, ogni cosa. E questo libro appunto finì a Berlino, e da lì dopo è stato chiaramente anche tradotto, eccetera. E questo sicuramente ha fatto conoscere ai tedeschi Maiorca, che adesso la considerano un po' come un altro land della Germania. Ci sono comunque delle zone dove magari no, ci sono i tedeschi, ci sono delle zone comunque dove ci sono gli inglesi, ci sono anche delle zone dove il 15 di agosto puoi farti il bagno da solo senza nessuno, basta camminare un po'. In generale ti posso dire che l'isola chiaramente dagli anni 60 vive del turismo, l'economia del turismo la fa da padrone, quindi i maiorchini sanno che senza turismo ritornerebbero a fare magari no, i carbonai piuttosto che altri mestieri, no? Dall'altro lato è chiaro che ci vuole sempre un equilibrio. Ultimamente si sta parlando no, di come riuscire a contenere un pochino no, il fenomeno turistico, ma vedo che comunque è un problema globale che si ha appunto un pochino in tutte le destinazioni. Oggi leggevo delle Hawaii, delle misure che si prendono alle Hawaii, quindi il problema è globale.
Noi abbiamo proprio notato che, diciamo, si snaturi un po', no, l'isola, perché viene fatto tutto in funzione del turista. In questo caso noi abbiamo notato tedesco, nel senso che tutto è scritto in tedesco, tutto è fatto in funzione di loro. E ti dico, noi da italiani in certe zone ci siamo sentiti un po', come dire, ma perché c'è più attenzione magari verso di loro? Non cerchi di snaturare l'isola, di fare le cose nella tua lingua, nel tuo modo, e saranno poi turisti come facciamo noi a adattarsi, no? Per questo ci siamo noi, per ridare anche un pochino di dignità all'identità vera che l'isola ha. Se tu avessi fatto un itinerario su misura con noi, sicuramente di tedeschi non avresti visti. Ecco, infatti, vedi? Quindi mi raccomando, se non volete trovarvi dove vi sentite, diciamo, in un lido della Germania, affidatevi a loro di vivere a Maiorca perché ti dico noi da turisti purtroppo questa cosa un po' l'abbiamo notata. Magari su altre isole, in altri posti non era così, capito? Per quello te l'abbiamo chiesto, però si vede che proprio lì è Certo. forte questa cosa. Sicuramente chi arriva qui, la percezione, no, può essere inizialmente quella, poi è chiaro che Mm. bisogna conoscere, esplorare, andare Eh. un pochino fuori dalle principali rotte turistiche, da quelle che si pubblicizzano normalmente. Comunque alle persone del posto, ai maiorchini, non dà noia questa cosa qui, ci si sono un po' abituati. E diciamo che loro si sono arricchiti Eh, fortemente grazie a questa presenza, quindi va bene così. va bene così. E te da italiano come ti trovi a Maiorca? Gli italiani sono visti bene, ci sono pregiudizi su di noi perché per dire alle Canarie o anche in altri posti ci sono un po' di pregiudizi sugli italiani. Ti devo dire la verità, qui assolutamente no, nel senso che in generale lo straniero, ecco, è sempre accettato, non hai mai la sensazione di non essere accettato. Da lì a integrarsi è un altro discorso, da lì a riuscire a entrare in casa di un maiorchino, a farti invitare a cena è un altro discorso. Io e mio figlio facciamo due vite completamente differenti, questo per spiegarti appunto mio figlio che non è nato qua ma aveva 9 mesi, quindi è considerato maiorchino perché parla perfettamente poi il dialetto, no? Eccetera, eccetera, e lui fa una vita completamente differente dalla nostra. Lui viene invitato nelle belle case con la piscina, noi genitori sfortunatamente no. Ti dico, dopo 8 anni che siamo qui, capita magari che solamente adesso ci chiedano effettivamente a noi che cosa facciamo, di cosa ci occupiamo. Quindi bisogna abituarsi un pochino a questo. Una cosa particolare che vorrei raccontarti Mm. è che nel paesino dove vivo, no? Finché si sta dentro al contesto del paese, io sono comunque no, lo straniero, ok? Quindi mi puoi aver visto centinaia di volte, possiamo anche scambiare qualche parola in dialetto, ma sarò sempre comunque lo straniero. Quando si esce invece dal paese e magari incontro un concittadino in un altro posto, ecco che il compaesano preferisce stare con me perché siamo dello stesso Ah, paese piuttosto che con un altro maiorchino che è di un altro paese. Quindi ecco. l'importanza di far parte del paese, diciamo, si sente di più fuori dal paese che dentro al paese dove comunque Eh. tu sei straniero. Ma lì cosa si fa a Maiorca? Cioè, voi come passate il vostro tempo libero? È comunque un'isola viva tutto l'anno lì, nel senso si può fare un po' di tutto, c'è di tutto. Allora, la domanda sul tempo libero la scarto perché tra il lavoro e la famiglia, un figlio, tempo libero veramente poco. Però sì, cioè a Maiorca si può fare assolutamente di tutto, dalla montagna al mare, alla città, all'arte, eventi. Ci stiamo anche noi maiorchinizzando, no? I maiorchini d'estate difficilmente vanno al mare, magari vanno nelle piscine dell'hotel oppure hanno la loro casetta in campagna con la piscina. Capita adesso che anche noi quando abbiamo 2 giorni liberi magari ci prendiamo una casetta dall'altra parte dell'isola perché anche le distanze ci stiamo abituando a fare la vacanza dall'altra parte dell'isola. Fermo restando che con gli sconti sui voli e sulle navi che noi residenti abbiamo possiamo anche decidere di andare in giornata a Barcellona con 20 minuti d'aereo, quindi cose da fare ce ne sono. Ecco, Eh. qualche anno fa ci hanno dato anche un buono di 100 euro per andare a Minorca, no? Per promuovere il turismo infrainsulare. Bello, Diciamo che si fa uno stile di vita molto attivo, molto dinamico, moltissime persone fanno sport, fanno attività, bici, appunto montagna, corsa e forse è questo uno dei segreti per cui le Baleari sono uno dei posti con l'aspettativa di vita più alta, intorno agli 83 anni, siamo vicini Sì. alla Sardegna.
tra le regioni spagnole con l'aspettativa di vita più alta, Ah, al di là del clima, anche per questo stile di vita molto dinamico, la natura ti permette comunque di essere attivo, ecco. certo, poi lì comunque c'è di tutto, quindi anche la città di Palma è enorme, c'è di tutto. Fuori, se vuoi tranquillità, c'è, quindi... La città eh. sì, ha 450.000 abitanti, quindi diciamo una media città, ecco. Poi chiaramente non ha l'offerta culturale che possono avere le nostre grandi città italiane, però diciamo che nessuno neanche se l'aspetta, ecco. E come sicurezza, l'isola di Maiorca, insomma, è sicura? Voi vi sentite tranquilli? E ti dico, qualche tempo fa si diceva che vivere a Maiorca è un pochino come vivere in Italia negli anni 70, no? 60, Mm, quando lasciavi la porta aperta di casa e i bimbi potevano scorazzare per le strade mm. senza problemi. Ti devo dire la verità, quando sono arrivato qua 8 anni fa, la percezione nel mio paesino era questa. Chiaramente la città è diversa, però nel mio paesino era proprio così. Negli ultimi anni parlo sempre a livello di percezione, quindi può essere assolutamente che sia una percezione sbagliata. Da una parte un pochino il progressivo impoverimento generale, le difficoltà di comunque trovare sistemazioni. Qua in Spagna comunque c'è il fenomeno di chi occupa le case. Ci sono dei quartieri di Palma dove comunque ci sono dei conflitti anche sociali. Quindi voglio dire, il tema della sicurezza è sempre delicato, no? Trattarne. Sicuramente bisogna fare appunto una diversificazione fra quella che è magari la città, dove hai alcuni quartieri magari meno sicuri, però questo capita ovunque, e magari appunto contesti più tranquilli. Ok, però paragonandolo all'Italia sicuramente sarà meglio, perché comunque qua anche nei paesini non è che siamo tanto sicuri. Si chiude in ferriate, eccetera, eccetera. Diciamo che io se una sera mi dimentico di chiudere la porta a chiave non ho nessun timore, ecco. Ok, ecco. Nessuna angoscia, ecco, da questo Eh. punto di vista. In Italia il pensiero magari ce l'avevo. E qui si rientra comunque anche nel discorso qualità di vita, perché questa cosa è molto importante, no? Alla fine per stare tranquilli. Poi sai, la brutta esperienza può capitare a tutti, però ti dico a livello personale dove vivo, ti faccio un esempio, la polizia del mio paesino quando si rompe una staccionata fa un set come CSI, questo vuol dire che effettivamente poi non è che abbia molto da fare. Appunto, questo la dice lunga. E invece la sanità, com'è lì? Di qualità, è buona, è pubblica, privata? Guarda, io appunto vengo dall'Emilia-Romagna, no? Dove solitamente la sanità è sempre stata vista come un'eccellenza. È chiaro che venendo da un'esperienza, no, positiva sulla sanità, il rapporto qui a Maiorca è un pochino diverso, cioè io non ho il numero di telefono del mio medico o del pediatra, ok? La procedura è un pochino più lunga. Moltissimi qui hanno l'assicurazione sanitaria privata per dimezzare appunto i tempi, ok? Che ci sono nella sanità pubblica, che comunque è di buon livello, cioè ci sono comunque anche qui delle eccellenze, ecco. Moltissimi hanno l'assicurazione sanitaria privata, intanto perché costa relativamente poco, ok, rispetto all'Italia, quindi è sostenibile, e chiaramente hai appunto l'offerta di tutte le strutture private, anche di livello. Diciamo che, ecco, se ti ammali non devi andare a Madrid a curarti, in altri posti magari ti devi spostare, qui puoi cavartela bene. Ok, quindi ci sono cliniche, insomma, a modo anche lì. Anche pubbliche sono buone? C'è l'ospedale universitario, che è quello principale, è assolutamente un ospedale di livello. Tutte le esperienze che ho avuto sono state positive, assolutamente. Ti dico che Maiorca è una delle comunità autonome dove ci sono più residenze per anziani. Ti Mm. posso dire che i bambini dai 6 ai 15 anni non pagano il dentista perché c'è un programma che si chiama Programma PADI, per cui tutti i controlli, no, che fai dal dentista, la pulizia dei denti, piuttosto che è gratuito fino a 15 anni. Anche qui ci sono delle belle iniziative, no? Sì, 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 bravi. E quindi ricapitoliamo un po' dicendo quali sono i pro e i contro di vivere lì? I pro sicuramente la possibilità di realizzare magari un progetto personale, no? Un tuo sogno. Diciamo che lo vedo come un luogo ideale, ad esempio, per un imprenditore o Mm. per chi vuole investire, perché c'è spazio. Di solito a Maiorca chi lavora bene ha successo, un po' perché magari, sai, i maiorchini sono un po' appagati dal loro benessere, quindi non hanno bisogno di fare qualcosa in più che invece noi stranieri, no, dobbiamo fare. È chiaro che adesso, come ti dicevo, non si trasferiscono più le persone solamente, no, che vogliono aprirsi la gelateria, la pizzeria. Sì, ci sono e continueranno ad esserci, però è un'immigrazione anche più variegata, nomadi digitali, ingegneri, piloti d'aereo, quindi questo lo trovo comunque positivo, no?
molto positivo. E quindi ecco il fatto di poter effettivamente realizzare il tuo piano B nella vita, questo sicuramente è uno dei pro che trovi a Maiorca. Il contro principale è il fatto che comunque si stima che nel 2031 la popolazione residente nelle isole Baleari sia il doppio di quella censita nel 2001. Quindi stiamo parlando che in 30 anni tu hai il 50% di persone in più, quindi vuol dire che sono più di 1.300.000 persone che poi pesano su infrastrutture, servizi e questo chiaramente è un problema ed è un problema che si associ, no, ai milioni di turisti che arrivano e rende complicato appunto la sostenibilità del territorio e quindi diciamo trovare un alloggio, no, l'accesso alla casa. Qui a Maiorca mancano almeno 30.000 alloggi. Ti faccio una proporzione, tu pensa che più o meno se tu arrivi qua a Maiorca senza contratto di lavoro, su 300 agenzie immobiliari che magari puoi contattare senza un contratto di lavoro, quindi per affittare casa più o meno riuscirai ad avere un contatto approfondito per giocartela, ecco, più o meno con 3 in questo periodo. Dove magari poi, sai, il proprietario della casa ti chiede magari o di fare un avallo bancario o di pagare 6 mensilità in anticipo, no? Quindi diciamo che per venire a Maiorca serve un bel cuscinetto. Io ultimamente vedo, no, tutta questa attenzione verso gli investimenti e le rendite. Investimento non deve essere necessariamente qualcosa legato a una rendita economica e finanziaria. Investimento significa anche appunto investire, come ho fatto io il mio TFR, per avere una prospettiva di vita diversa. Non è che sono più ricco di prima, ma sono più felice di prima. E quindi per me quello è fondamentale. Eh sì, e alla fine è quello che conta. Infatti ti Esatto. volevo chiedere se sei felice lì e se rimarresti lì o pensate magari un domani di tornare qua. Sono felice di essere qui e sono felice di essere qui ed essere riuscito a dipendere solamente da me stesso, di riuscire a realizzare un mio progetto. Da solo non ce l'avrei mai fatta, ce l'ho fatta solo perché ho conosciuto nel momento giusto e nel posto giusto gli altri miei 2 colleghi. Ognuno di noi copre delle competenze diverse e quindi quello è quello che mi rende più libero e più felice. Lavoro molto più che prima, non mi pesa per niente perché è qualcosa di mio, di nostro, che abbiamo costruito noi con le nostre idee e ne siamo orgogliosi e quindi questo per me è la felicità. E vedere mio figlio, ecco, che cresce in un contesto comunque positivo è l'altra grande gioia. Eh sì, è vero. In Italia sicuramente non tornerei nel posto che ho lasciato, come penso nessuno o poche persone che si trasferiscono tornerebbero nel posto che hanno lasciato, però mai dire mai, ecco, io l'Italia comunque è un paese che tutto sommato, come tutti noi, amiamo e le nostre radici sono lì. È come se avessi un pochino 2 case, no? Una che ho lasciato, parte della mia famiglia è lì, i miei amici, diciamo gli amici veri sono lì, però anche Maiorca la considero l'altra mia casa. Diciamo che il fatto di cercare di fare un qualcosa in più aprendo un'attività è appunto per darmi l'opportunità di rimanere qui a lungo. Probabilmente se io avessi continuato a lavorare dove lavoravo, io non credo che saremmo riusciti effettivamente a rimanere qui molto a lungo. Infatti, quando uno ama il lavoro che fa, alla fine il segreto è quello lì, per essere felice, per stare bene. Come si diceva prima, no? Sul discorso della qualità della vita, anche quello conta perché l'Italia sì, è bella, ma purtroppo tante cose che uno vuol fare o non le fa, o non le può fare, o le fa male, e questo incide sulla qualità di vita. Per quello che tante persone poi comunque vanno via, anche se comunque in Italia per tante cose si starebbe bene. E magari in altri paesi c'è la possibilità di farle, no? Una cosa che mi ha stupito nel mio trasferimento e che mi sono reso conto solamente, no, vivendo all'estero è che in generale noi italiani siamo visti in Europa come il paese un pochino più conservatore rispetto a tutti gli altri ed è una cosa che quando io vivevo in Italia effettivamente era una caratteristica dell'italianità di cui non mi ero reso conto. Ecco, noi al professore dell'università diamo ancora dell'illustrissimo e qui in Spagna ci si dà del tu. Diciamo che da noi la gerarchia ha un peso più importante, ecco. Invece i rapporti sono un pochino più informali, lo stile di vita chiaramente qui a Maiorca è oltremodo rilassato. Quando vengono i milanesi qui che devono aspettare 40 minuti prima di ricevere l'ordine al ristorante, vedo che soffrono un po'.
Se poi volete saperne di più su Maiorca, vi suggeriamo di seguire Luca con i suoi, come si dice? Compari, Coi come li vuoi chiamare? coi suoi compari di lavoro, con loro Vivere Maiorca, hanno appunto il sito Vivere Maiorca, poi hanno tutti i loro profili social, no? Quindi Instagram, Facebook, TikTok, TikTok, ecco, un po' di tutto. E un po' così di tutto. potete chiedere direttamente a loro se volete appunto avere sia informazioni per quanto riguarda il trasferimento, come si diceva prima, perché loro sono appunto anche esperti di Maiorca, ci vivono da tanti anni, quindi vi possono consigliare se avete dei dubbi, se volete sapere meglio, e anche per quanto riguarda fare delle esperienze un po' più particolari per quanto riguarda appunto visitare l'isola e turistiche, giusto? Esatto, esperienze un pochino più autentiche. Ecco, più autentiche, bene. Quindi noi vi lasciamo in descrizione i contatti appunto di Vivere Maiorca, poi vi ricordiamo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video con i nostri Italian Globetrotter un po' in tutto il mondo, di mettere un bel like su questo video di Maiorca e poi insomma se avete qualcosa da chiedere chiedeteci pure che noi se possiamo vi aiutiamo e vi risponderemo. Bene Luca, noi ti ringraziamo veramente tanto per essere stato ospite con noi e poi anche virtualmente con Sergio e Francesco della vostra attività Vivere Maiorca qui a Italian Grazie a voi Globetrotter. della chiacchierata. Grazie a te, ci ha fatto tanto piacere conoscerti e insomma speriamo poi di conoscervi tutti magari di persona se verremo lì ancora una volta a Maiorca, eh? Vi aspettiamo qua. Mm? Bene, così almeno faremo qualche esperienza un po' più particolare, eh? Ecco, sì, magari senza tedeschi di mezzo, dai. Ecco, un abbraccione dall'Italia, ti mandiamo un Un saluto. saluto da Maiorca. Grazie, un saluto anche a voi e al nostro Italian Globetrotter da Maiorca. Viva l'Italia e gli italiani! Ciao. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good